Questi sono morti abbracciati. No, assurdo. C'è qualcosa di poetico in tutto questo. Shibuya Meltdown è un account di Instagram diventato molto famoso negli ultimi anni perché documenta e ritrae scene di tokiesi, salariman e poveri disgraziati che in generale si trovano di notte nella città di Shibuya nelle situazioni più imbarazzanti. Gente che dorme per strada, gente che si vomita addosso. Un modo per ridicolizzare queste persone. Ma perché ti sto parlando di questo? Circa un mese e mezzo fa, il mio amico Adam, fotografo residente a Tokyo, mi ha chiesto di partecipare ad una mostra di fotografia a Shibuya. Ed era il momento migliore per realizzare un progetto a cui avevo pensato fin da quando ero arrivato a Tokyo. Documentare i, tra virgolette, passami la parola, morti di Shibuya. La gente che dorme per strada a Shibuya. Questo fenomeno così peculiare di questo quartiere e di questa città. In questo momento sono le 11:17. È abbastanza presto. Eppure. È arrivato. C'erano un paio di regole che volevo darmi in questo senso. In primis, trovare una scena pulita. Quindi non voglio il caos attorno a me. Voglio dare quest'idea della tranquillità della notte di Shibuya dopo il delirio. Quindi è la quiete dopo la tempesta. Questo è uno dei primi che troviamo. È uno dei tanti, questo non lo fotograferò, però per darvi un'idea di quello che si può trovare qua a Shibuya. La notte era ancora giovane. Abbiamo iniziato il nostro giro di perlustrazione andando al The Church, un bar molto popolare a Tokyo. In un certo senso eravamo in attesa che si facesse tardi, che l'alcol, mischiato all'eccitazione del sabato sera, facesse effetto sulle nostre vittime. Se devo essere sincero, non sono un grande fan di Shibuya Meltdown, ma non posso negare di aver riso di questi sventurati. Sfido chiunque a non sorridere vedendo i giapponesi, sempre così impostati ed educati, dormire in mutande in metro o pisciare addosso al collega. Tuttavia l'obiettivo del progetto non era deridere queste persone, ma di ritrarle all'interno del contesto urbano, come se la città li avesse inglobati e fossero diventati delle statue. Da qui il titolo del progetto, Sculptures in Shibuya. Abbiamo trovato qualcuno. Abbiamo trovato qualcuno. La poesia. Sono delle statue, io le vedo come delle statue. Non vedi? Fanno parte dell'architettura di Shibuya, cioè sono state inglobate da Shibuya. Ma lui è in condizioni piuttosto. Tra l'altro è quello di prima, secondo me. Gli abbiamo dato il tempo giusto. Lui un minuto fa stava guardando il telefono. Ora è morto, vedi? La pazienza è la virtù dei forti, signore. Voglio dare un'idea di come strutturare lo shot. Qui c'è il nostro morto, ok? Come potete vedere. E siccome lui diventa parte integrante del contesto urbano, ok? È importante capire che cosa lo circonda. In questo caso che cosa lo circonda? La scritta, i bidoni. Questo è molto interessante e lui valorizza tutto il resto. Questi sono morti abbracciati. No, assurdo. Questa è effettivamente una delle scene più belle. I tre di prima, ripensandoci. Tu dicevi le statue. Non era proprio delle statue, erano tipo esseri umani al rallentatore. Un tornare al tuo essere animale, quasi vegetale. E tornare al tuo essere vegetale, perché gli uomini derivano dalle piante. Ne faccio un'altra, giusto per essere sicuri, perché è una scena meravigliosa con il topo che cammina dietro di loro. È giusto così. A quel punto veniamo interrotti da due giovani chiaramente alterati. Tempo 2 ore e sarebbero diventati anche loro i soggetti delle mie foto. Shibuya, Tokyo ii machi desu ne. Tokyo ii machi desu. Tokyo ii machi desu yo. Saiko desu. Attakai saiko desu. Yeah 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 yeah. Konnichiwa. E basta, cioè, questa è Shibuya, c'è una tale. Non so come descrivere questo luogo, è il caos. È delirio, il caos. È il caos più totale, è bellissimo. E tutte le volte che torno qua poi mi dico: ma perché non vengo ogni sera a spaccarmi? Noi dovremmo essere vegetali, dovremmo tornare al nostro stato vegetale. Perché pensi al tuo futuro. Penso al mio futuro, esatto. Beh sì, esatto. Vedo me con gli occhi del futuro. No, esatto, dici forse è meglio non venire quei 2 giorni. Esatto. Perché questi sono gli occhi del nostro futuro. Perché quello è uno che sta pisciando, capito? Quello in strada. Mentre io mi sto girando da solo, capito? E c'è gente qui e c'è lui sta pisciando in strada. C'è uno che sta pisciando in strada. Hai capito? È bellissima questa cosa. È bellissima, la magia di Shibuya.
Si erano fatte le 3, era il picco della serata. Se all'inizio fotografare gente sfatta mi divertiva, ad un certo punto ho cominciato a provare un senso di disagio e di colpa. Implicitamente stavo guardando queste persone dall'alto in basso, le stavo giudicando e deridendo. Io, Tommy, noi eravamo quelli sobri, loro, i morti per strada, accasciati a dormire. Ormai dietro ogni angolo trovavamo qualcuno sdraiato per terra. Ho contato le foto. Solo quella notte abbiamo trovato più di 30 persone in queste condizioni. Sentivo un senso di angoscia crescere dentro di me. Continuavo a chiedermi perché così tante persone fossero ridotte così, come fossero finite così. Quella Shibuya così elettrizzante, associata al divertimento, nascondeva un lato oscuro. L'altra faccia della medaglia era il cimitero di corpi che riempivano le strade. Tommy giustamente fotografa i topi. Ma certo, io sono amico dei topi. Sì, era Ratatouille. Era anche in posa. No, sì, infatti sì. Si è messo in posa per la foto. Guarda che era simpatico sto topo. Guarda quanti. Mancavano 10 giorni alla mostra e per l'ultima volta insieme a Tommy eravamo a Shibuya di notte per concludere questo progetto che mi aveva segnato più di quanto avessi potuto immaginare. Ero venuto a Shibuya per fare delle foto, per ottenere risposte su questo fenomeno ed ero tornato a casa con più domande di prima. Perché la condizione di queste persone mi suscitava tutto questo interesse? La prima risposta che mi viene in mente è che vedere le persone in questo stato mi spaventa. Mi spaventa perché ricordo com'era ridursi così dopo una settimana difficile di lavoro, o per provare a inserirsi in un gruppo, o pensando di compensare alle mie insicurezze. Il fatto di vivere questo fenomeno da spettatore e non da protagonista mi ha fatto riflettere molto. Potevo percepire il senso di angoscia da post-sbronza, la depressione del giorno dopo una bevuta. Continuo a pensare che se non avessi deciso di cambiare, di lavorare su me stesso, se non avessi fatto altre scelte nella vita, quello per strada, inghiottito dalla notte di Shibuya, potrei proprio essere io. Era finalmente arrivato il giorno della mostra. Era la prima volta che vedevo le mie foto stampate, incorniciate ed appese al muro. Ero felice del risultato ottenuto e del lavoro che avevo esposto. Avevo passato così tante ore con i soggetti dei miei scatti che avevo iniziato a conoscerli bene. Gli avevo dato un nome e una storia, un lieto fine a quella brutta nottata che avevano affrontato. Durante la mostra sono arrivato ad una realizzazione. Il progetto non è finito. Voglio continuare. Condividere questa esperienza con altri, parlare di un problema che io, come tante persone, abbiamo dovuto affrontare. Questo progetto mi ha dato la motivazione necessaria per continuare. Voglio andare avanti con nuove idee e portarle qui, a te e a voi, su questo canale. Per questa mostra, per questo progetto, sono riuscito a pubblicare un piccolo libro fotografico dei miei scatti preferiti, degli scatti della mostra. Ci tenevo a condividerlo con tutti voi. Non mi è possibile farlo dal Giappone, per questo sto tentando di portare questo progetto in una galleria, in uno spazio in Italia. Sto provando a sentire galleristi, amici, qualcuno che mi possa aiutare a fare questo e volevo lanciare questo appello anche a voi. Se voi conoscete qualcuno che si occupa di questo tipo di cose, in descrizione c'è il link del nostro Instagram, potete scriverci e sarebbe una figata riuscire a portare questo progetto in Italia con voi e discuterne con voi e insomma incontrarci per una volta. Ok, grazie, alla prossima.